Salve amici e bentornati sul canale di Charlie. Oggi parliamo di acqua, parliamo di depuratori di acqua e lo facciamo insieme a Ecoviva modello Mate 4, modello a osmosi inversa e raggi UV. Mentre vado a fare unboxing vi faccio una domanda: perché acquistiamo acqua al supermercato quando possiamo bere acqua corrente direttamente dal nostro rubinetto? Perché immagino che tutti quanti abbiamo acqua potabile in casa. Quindi la mia domanda è: perché andare al supermercato? Acquistare acqua che non sappiamo quando è stata imbottigliata, non sappiamo come ha viaggiato, quindi se è stata al sole, non sappiamo come è stata stipata, dove è stata stipata e soprattutto dobbiamo anche prendere le bottiglie, caricarle in macchina e portarle a casa. Quindi perché quando effettivamente possiamo bere acqua corrente dal nostro rubinetto? E facciamo insieme anche un'altra riflessione: perché il buon vino, l'olio extravergine di oliva e anche la birra l'acquistate in bottiglie di vetro, mentre l'acqua, che è fonte di vita, l'acquistate in bottiglie di plastica? Quindi andiamo a vedere oggi come rendere speciale, come rendere buona l'acqua del vostro rubinetto e così andiamo a vedere anche come eliminare tutta la plastica inutile. Adesso spostiamoci in cucina e mettiamo subito in funzione questo depuratore. Ed eccoci qui con il depuratore Ecoviva Mate 4. Che cosa fa un depuratore d'acqua? Beh, sicuramente rende l'acqua che beviamo più buona e va a rimuovere tutte quelle sostanze nocive. Cosa che mi piace di questo depuratore è che comunque rimane compatto, quindi possiamo portarlo con noi in ufficio, casa al mare, casa in montagna e, cosa molto importante, ha un monitoraggio della qualità dell'acqua costante, si chiama TDS, che poi andremo a vedere. Quindi grazie a questo monitoraggio sapremo sempre se l'acqua che stiamo bevendo è buona. Nella confezione c'era chiave per andare a rimuovere il filtro, si trova qui dentro, il filtro dura circa un anno. Libretto delle istruzioni, non c'è la lingua italiana ma abbiamo tedesco e inglese e abbiamo questo salvagoccia che va messo qui sotto. La cosa bella di questo salvagoccia è che è magnetico. Ora andiamo a vedere le caratteristiche principali. Abbiamo un impianto ad osmosi inversa con raggi UV e con filtro 6 in 1. Grazie a questo depuratore è possibile andare a rimuovere il 99,99% di microrganismi e più di 1000 sostanze inquinanti. Per sostanze inquinanti intendiamo i metalli pesanti, cloro, fluoruro, nitrati, nitriti, ce ne sono veramente tanti. Adesso andiamo a vedere come funziona grazie al libretto delle istruzioni, perché abbiamo un pratico schema. Allora, per prima cosa dobbiamo riempire il serbatoio esterno di acqua potabile, vi ricordo 4,5 litri. Vi faccio vedere, qui dietro abbiamo questo serbatoio esterno che contiene ben 4,5 litri di acqua. Quindi una volta che abbiamo riempito questo con acqua del nostro rubinetto, l'acqua passa attraverso il filtro PCR, filtro composito 6 in 1, e verrà immagazzinata all'interno di un serbatoio. Qui leggiamo acqua pura. E l'acqua è pronta. Quando noi andremo a premere il tasto di erogazione farà un ulteriore passaggio perché attraverserà un dispositivo UV. Ora andiamo a vedere cosa fare alla prima accensione, sicuramente andare a lavare con acqua e sapone il serbatoio e cosa fare ogni volta che cambiamo il filtro, quindi all'incirca una volta l'anno. Procediamo. Una volta che abbiamo lavato il serbatoio con il sapone, e questo consiglio di farlo la prima volta, e riempito il serbatoio a livello massimo, andiamo a collegare la spina, quindi tolgo la protezione e colleghiamo l'asciugo. Vediamo che il display si accende, poi andremo anche a capire cosa ci dice il display e come possiamo vedere si è acceso il LED work. Per il momento non dobbiamo fare nulla, solo attendere. In questo momento l'acqua sta passando dal serbatoio esterno al serbatoio interno dove c'è l'acqua depurata. Qui leggiamo 0,31 ppm che è il monitoraggio in tempo reale del TDS. Più basso è questo valore, più buona sarà l'acqua. Adesso comincia a lampeggiare il LED work e si è accesa anche la spia UV. Quindi prima cosa che dobbiamo fare quando andiamo ad accendere la macchina ogni volta che cambiamo il filtro è fare la pulizia. Quindi adesso teniamo premuto il tasto 150 ml per 5 secondi, emette un beep e praticamente in questo momento stiamo facendo la pulizia del filtro interno. Questa operazione viene consigliata di farla dalle 6 alle 8 volte. Dobbiamo mettere sotto un recipiente con una capienza di circa 1 litro.
Una volta che ha finito, il depuratore si spegne, l'acqua nella ciotola e quella del serbatoio non sono potabili in questo momento e quindi vanno buttate. Io non consiglio di buttarle, ma di utilizzarle per annaffiare le piante, quindi le togliamo e le vado a mettere in un secchio che utilizzerò dopo per andare ad annaffiare le piante. Una volta completata la procedura, il depuratore è pronto. Ora vediamo cosa ci indica il display. Qui leggiamo 0,14 ppm. Come ho detto prima, questo depuratore ha il monitoraggio del TDS in tempo reale. Il TDS indica i solidi disciolti in acqua. Più è basso questo valore e migliore sarà la qualità dell'acqua. Se abbiamo un TDS che va da 0 a 50 ppm, la qualità dell'acqua è eccellente. Da 50 a 100 è buono, da 100 a 200 è discreto, sopra i 200 ppm sicuramente la qualità dell'acqua non è buona. Qui sotto cosa abbiamo? Abbiamo il simbolo del lucchetto, poi andremo a vedere a che cosa serve, poi abbiamo la scritta 150 ml, 300 ml e 500 ml. Questa è la quantità di acqua che possiamo erogare, quindi possiamo scegliere quanta acqua possiamo erogare. Qui abbiamo temperatura normale, 45 gradi, 85 gradi e 100 gradi. Sì, perché questo depuratore ci permette anche di andare a scegliere la temperatura dell'acqua. Seleziono 150 ml, che è la quantità di un bicchiere, temperatura normale. E come possiamo vedere, l'acqua viene immediatamente erogata. Completata, questa la mettiamo qui. Adesso mettiamo che mi voglio fare un bel tè, quindi vado a selezionare sempre 150 ml, che è la quantità per un bicchiere, però per andare a scegliere l'acqua calda prima devo sbloccare il depuratore premendo il lucchetto e poi posso premere 85 gradi. E come possiamo vedere l'acqua viene erogata. Il lucchetto serve proprio per evitare che un bambino oppure involontariamente andiamo ad erogare acqua calda e possiamo scottarci. Acqua a 85 gradi e vi posso assicurare che è calda. Proviamo acqua a 100 gradi, quindi facciamo stessa cosa, 150 ml già è selezionato, lock 100 gradi. E come possiamo vedere l'acqua istantaneamente è a 100 gradi. E vi posso assicurare che effettivamente è bollente. Facciamo la prova di assaggio che ancora non l'ho fatto, quindi 150 ml, temperatura normale. Ok. L'acqua già è fredda, quindi già si è freddata. E devo dire che il sapore è ottimo. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Questo depuratore, vi ricordo il modello Mate 4 di Ecoviva, mi piace. Come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere e fatevi un giro sul sito internet perché trovate anche tutte le certificazioni che ha ottenuto questo depuratore e naturalmente al sito possiamo anche andare ad acquistare il filtro. Vi ricordo la durata del filtro circa un anno. Allora, mi piace perché sicuramente è compatto, lo posso portare ovunque perché ho sempre sotto controllo il monitoraggio dell'acqua perché posso avere acqua calda istantaneamente, quindi lo trovo veramente un ottimo prodotto. Mi raccomando, se avete acqua potabile in casa, come immagino la maggior parte di voi, bevete acqua in rubinetto perché è corrente, è acqua fresca e con un depuratore del genere possiamo controllare la qualità dell'acqua, quindi per bere sempre acqua buona e sicuramente acqua del nostro rubinetto, acqua corrente, è migliore dell'acqua che acquistate nelle bottiglie. Amici, il video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità lasciatele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.